Andiamo avanti, molto interessante. Sempre al risveglio, ma una sola volta, Selva sente questo nome Cesare Ferretti. Ad andare a vedere chi è un attore degli anni 70-80, morto nell'89 e famoso per il film Amore tossico. Potrebbe anche essere un altro Cesare Ferretti. Causa esoterica. Qua mi fa vedere due cose. Uno, che Selva ha proprio questa facoltà attraverso i sogni, lei sogna molto e se li ricorda, di fare delle esperienze importanti, varie. Nel primo punto che abbiamo visto, lei ha avuto la possibilità di collegarsi a una vita precedente. Qua, le mostra la sua anima come lei abbia anche la facoltà di poter, in qualche modo, ricevere dei messaggi, da parte di disincarnati che possono poi essere funzionali alla sua vita. In questo caso, infatti, l'informazione che le è rimasta impressa è il titolo di questo film. E lei, di fatto, Selva, nella propria vita sta vivendo un amore tossico. Mm. Cioè, lei sta vivendo una relazione che non è sua, perché quest'uomo ha già una sua famiglia, ha già cioè, abita proprio da tutt'altra parte, ha già un assetto da molti anni consolidato e non lo cambierà per lei. Quindi lei non fa altro che ricevere le briciole, ma allo stesso tempo si accolla la parte più pesante e peggiore di questo uomo, perché di fatto lei deve risolvere i suoi problemi, deve confortare, deve anche supportarlo nelle sue difficoltà esistenziali. Quindi lei praticamente ha solo la parte un po' peggiore di questo rapporto, non beneficia di nulla. Ma Cesare Ferretti ha cercato di contattarla, quindi? O è semplicemente il titolo del film che l'ha reso famoso? Allora, per come vedo io, l'anima potrà ancora fornirgli dei nomi di altri disincarnati che però possono essere utili a lei, ok? Per trarre delle informazioni utili a lei. Qua è come se, cioè non è stato Cesare, ok, a contattare lei, ma è l'anima di Selva che le ha fatto emergere questo nome che poi lei giustamente ha ricollegato a questo film. Ok, vediamo se si presenta comunque questo Cesare Ferretti. Portale Aureo lo chiamiamo in secundis, in primis chiamiamo l'amica. 20 anni fa viene a mancare a causa di un tumore, in tutto sommato giovane età, 39 anni. Allora, questo adesso io non lo so perché mi parla di qualcosa che riguarda anche la malavita. Non l'amica, Mhm. Cesare. La malavita, poi un prestito di soldi. Come se quando entri in un certo circuito, cioè i soldi non sono mai abbastanza. E sembra che siano ancora meno rispetto a quando fai la vita di un operaio. Mi fa vedere che c'è come una specie di aspiratore di soldi quando entri in certi ambienti di fama, di Mm. successo. Quindi alla Quindi, fine è come se non ti rimanesse mai in tasca nulla. quindi feste, regali, cene, abiti di un certo tipo, altrimenti non sono a livello, tutto un sistema molto caro. Mm.
andare a Eh, feste importanti, sì. dare feste importanti, avere un luogo adatto a una festa dove si vive o da affittare. Ok, e lui E dov'è ti adesso? ritrovi in bancarotta, dice. Lui dov'è adesso? Mm. Allora, senti, mi sta facendo vedere questo cimitero molto ben curato, dove c'è l'erbetta verde rasata a perfezione. Come se lui lì sentisse molta pace, molto silenzio, e gli piace. Non c'è concorrenza, non c'è competizione e non devi dimostrare di essere migliore di qualcun altro. C'è qualcun altro di attori di quell'epoca lì con lui? O cantanti? O personaggi della storia italiana? No, mi sembra quasi che lui cerchi la semplicità. L'avevo dimenticata, e la sto recuperando. C'è qualcuno che ha a che fare con la farina, tipo vicino a lui, e questa cosa gli piace. Che sa appunto proprio di semplicità, no? Di qualcosa di molto basico, ma essenziale. Poi c'è un pensiero verso una nonna, non so, sappiamo nulla di lui. Mhm. Va bene, lo invitiamo al Portale Aureo. Lui dice grazie, ne tengo conto di gran cuore. Ehm, Lui dice che tu hai molta classe. E tu? Vabbè, sembra un po' eccessivo. Che sei una bella donna. Ha No, detto. no, che sono un'imperatrice. Ah, ah. Oh mia signora, posso darvi del voi da adesso in poi? Dai, non lo so in che senso intende. Dai, Lo magari a modo salutiamo. suo.